voci di sottofondo. Televisione, radio, quello che è. Sì, ho spento. Grazie. Ok. Ormai Sofia è diventata tecnologica, ci manda in Facebook, Fabri, tutto multitasking, vero? Esatto. Allora, oggi abbiamo un po' una scaletta di interventi. Allora, tanto buonasera a tutti. E questa è l'ultima puntata su questo tema del mese La famiglia. E oggi adesso mancano due relatori che in realtà uno non ha risposto, e quindi non so se ha dei problemi, ma non mi sta rispondendo, quindi non vorrei annunciarlo e poi non c'è. E poi appena vedete arrivare Jean Paul, mettetelo co-organizzatore così. Ok. Al massimo aggiungo dopo l'ospite se arriva. Allora, sentiamo, oggi abbiamo con noi sempre Jean Paul Vanoli, giornalista investigativo, poi abbiamo come capitano ospite abbiamo Pasquale Milella, che oltre a essere ovviamente il capitano del club San Vito di Leguzzano 2, quindi siamo nel Veneto, e anche, lo conoscete come la regia del TG Coem, e poi è da 23 anni che è un cantante per una cover band e anche un giardiniere, mi raccontava. E quindi sentiremo lui come capitano ospite su questo tema. Poi abbiamo con noi anche oggi la Sardegna, quindi un club della Sardegna di Alberto Cabiddu, che è un imprenditore ed è il capitano del club Cagliari. Siamo Cagliari 2, giusto? Siamo a Cagliari. Ok. Ecco, lui ci farà, abbiamo due capitani ospiti stasera perché è l'ultima puntata e perché Alberto ci annuncerà con la riflessione che ci farà, insomma, su questo tema, già quello del mese dopo, dove poi ci farà piacere averlo sempre con noi. Quindi vedremo poi con lui, ecco, che tema ci aspetta. Allora, dopodiché sentiamo anche alcuni suoi PO, ovviamente, e alla fine lasciamo la parola a Maurizio Sarlo, che ci farà la sua riflessione e ci dirà le novità delle ultime ore. Guardo solo un attimo se i tuoi PO, Alberto, stavamo aspettando Paolo, che forse gli cade la linea. So che sta risolvendo qualche problema con il microfono. No, ma Paolo c'è, adesso lo... Appena risolto. Buonasera a tutti. Ciao Paolo. Ecco, è arrivato anche Jean Paul. E dunque, allora, aggiungo un attimo Jean Paul, ecco. A questo punto, infatti, vorrei cominciare a questo punto subito sentendo Jean Paul. Volevo fare una riflessione un po' su quello che è emerso nell'ultimo mese su questo tema e abbiamo affrontato un po' vari argomenti. Volevo riprendere una riflessione in particolare che in uno dei salotti del martedì ci aveva fatto Mauro Turini, il nostro filosofo e scrittore, dove ci aveva spinto a riflettere che la filosofia non si è ad oggi esposta sul tema famiglia, perché si ritiene che ci si debba concentrare su quello che noi siamo, no? E volevo riportare questa riflessione in questo ultimo salotto perché abbiamo visto varie situazioni familiari. Abbiamo, secondo me, nel mese anche visto, ecco, magari un po' la parte più difficile. Ricordo particolarmente quel salotto dove qualcuno scriveva addirittura, qualcuno dica qualcosa di, di positivo, perché poi quando si parla di famiglia, insomma, c'è anche molto dolore magari. Quindi questo, ma poi abbiamo visto anche come uno può affrontare diversamente
le difficoltà che si presentano, ecco, come diceva Jean-Paul Vanoli, che cioè poi alla fine uno deve essere in grado di prendere in mano la propria vita come essere umano. E Mauro Turrini diceva, cioè noi ad un certo punto nella vita, indipendentemente dalla nostra famiglia, da quello che abbiamo vissuto, dalle esperienze che facciamo, comunque come essere umano ci dobbiamo chiedere chi siamo, cioè dove vogliamo andare e perché siamo qui. Quindi questo secondo me è una riflessione che cioè, ci possiamo portare dentro, che in base a come affrontiamo le situazioni della famiglia, cioè alla fine ci siamo noi nella nostra vita e dobbiamo fare i conti con noi stessi e poi siamo importanti alla fine noi. Però vedremo dopo questo salotto insomma come possiamo riflettere su questa cosa. Però Jean-Paul, cioè a parte in base a quello che ho detto adesso, ma io volevo stasera tirare fuori anche una riflessione importante riguardo una tematica della famiglia che non abbiamo ancora affrontato, che sono per esempio tutta la parte anziani. Noi sappiamo che nel mondo abbiamo i centri anziani. Tu cosa ne pensi? Cioè a me viene un po' una sensazione di... cioè non bella, ecco, quando ci penso perché cioè, abbiamo da una parte una riflessione del tipo che noi siamo responsabili ad un certo punto dei propri genitori, di accompagnarli nella propria vita, ma poi c'è anche cioè, la vita nostra che ci impegna e quindi com'è che ci possiamo relazionare con questo tema in modo cioè, etico e giusto, ecco. Buonasera a tutti. Il mio pensiero è molto semplice. Come noi nasciamo e quando noi nasciamo c'è sempre la coppia del padre e della madre che accudiscono al figlio o alla figlia. Noi nasciamo e viviamo in questa culla di ordine spirituale che è quello dell'amore dei propri genitori nei confronti della figliolanza. Poi noi cresciamo, formiamo magari un'altra famiglia, abbiamo figli e ripetiamo lo stesso diciamo schema. Però a un certo punto, io ho 82 anni, per cui sono già entrato nel problema della vecchiaia, anche se non mi sento per niente vecchio, perché lo spirito è immortale, di conseguenza non ha questi problemi, mentre il corpo va in esaurimento come la candela e poi dopo si deve lasciare per andare a fare altre esperienze. Arrivato a una certa età, lo schema si inverte. Ne ho parlato l'altro giorno proprio con mia figlia e gli ho detto: tu come vedi il fatto che io sto invecchiando e magari oggi sono in perfetta salute, posso andare avanti un anno o due, poi è inevitabile che io abbia dei problemi, perché morire sani è un po' difficile, si muore sempre per un qualche problema. Cercherò di morire magari di un colpo al cuore, così in 2 secondi abbiamo risolto il problema. Ridendo e scherzando ho detto così a mia figlia. Ma lei mi ha detto: guarda papà, tu hai accudito me quando ero piccolina e i miei fratelli con la mamma, perciò stai tranquillo che io accudirò te se sarai vicino a me nel modo adatto che sarà al momento da risolvere, perché non possiamo sapere oggi quello che sarà il domani. E gli ho detto: l'unica cosa che ti chiedo è se per caso io mi dovessi ammalare, non insistere per proteggere la mia vita, cioè fino all'ultima siringa. Io voglio morire tranquillo, sereno, non certo, se possibile, in un ospizio per anziani, perché adesso le chiamano case di riposo. Ai miei tempi li chiamavano gli ospizi, perché cambiando le parole si pensa di fare meglio. In realtà non è cambiato nulla, sono sempre le stesse cose che avvengono in questi. È una ripetizione continua di fatti ai quali, come una volta c'era lo spazzino della strada, adesso si chiama operatore ecologico. Cioè qui con le parole crediamo di fottere le persone.
In realtà non cambia assolutamente niente, sono solo i puritani, per non dire altro, che pensano che con le parole si condiscono i fatti. In realtà non è così e noi lo sappiamo ogni giorno e lo vediamo applicata, purtroppo, questa mancanza di amore nei confronti del prossimo e dei terrestri, ma in tutti i sensi, in tutti i campi. E in tutte le religioni è la stessa cosa, non cambia mai nulla. Perché il problema, come ha detto appunto Sofia prima, è che noi dobbiamo capire chi siamo. Se comprendiamo che siamo esseri spirituali che si incarnano per fare esperienza, dovremmo fare le esperienze che siano propizie per noi e per gli altri. Se invece noi combattiamo gli altri o gli facciamo la guerra, è chiaro che genereremo dolore e questo dolore prima o poi ritorna indietro. Veniamo al problema invece della famiglia quando il papà o la mamma o entrambi i papà e mamma invecchiano e magari purtroppo alcuni si ammalano di malattie anche irreversibili. Infatti nelle diciamo case adatte per questo scopo che chiamano RSA, ci sono le RSA per gli autosufficienti e quelle per quelli non autosufficienti, cioè quelli che sono malati e devono essere accuditi. Altro problema. Sapete cosa costa a un privato far, diciamo, entrare in un diciamo, gli hotel per anziani, chiamiamoli hotel per anziani, per ridere un po' sopra. Purtroppo è così che è la realtà. Dai 1200, quelli di bassa qualità, a una stella, diciamo così, fino ai 3000 e oltre per i 5 stelle. Pensate quante famiglie potrebbero, tra virgolette, sostenere una spesa così. Io credo che il 90% non ce la fa. Per cui siamo in un buco nero della situazione. Lo Stato si fa garante solo se tu ti impegni in un certo modo. Per alcuni fatti lui lo fa, per esempio, se la situazione sanitaria lo richiede, cioè se l'ASL dà la conformità al malato che deve essere curato in una RSA, allora c'è un contributo statale. Però è sempre un onere finanziario non indifferente e purtroppo in mano a poche famiglie italiane o non, perché in tutto il mondo poi è così, non è che sia meglio in Italia della Francia o della Svizzera. Purtroppo qui gli stipendi sono minimi, siamo una delle nazioni più retrograde ormai, eravamo una nazione forte, hanno fatto di tutto per portarci alla sopravvivenza. Oggi viviamo per la sopravvivenza, sperando che si possa andare avanti ancora un po', perché se le cose vanno avanti così come stanno facendo, neanche quella ci sarà più fra un po' di anni. Per cui io penso che i figli dovrebbero pensare ai loro genitori. Come i genitori hanno pensato ai figli, i figli dovrebbero pensare ai genitori. Per esempio, io devo dire che ho fatto dei figli che saranno e sono riconoscenti nei miei confronti, anche se invece di 2 ce n'è uno solo, sia dalla parte mia, sia da parte di mia figlia, sia da parte del marito di mia figlia. Siamo 2, diciamo, consuoceri, però tutti vedovi. Però devo dire che ho sta figlia e quel suo marito che hanno previsto di trasferirci là dove loro andranno ad abitare alle Isole Canarie fra 2 anni, un appartamentino per me e un appartamentino per la mia consuocera. Jean Paul, ma secondo te perché dici che i figli dovranno pensare ai genitori come i genitori hanno pensato ai figli? Cioè, è un ciclo della vita? È una ruota della vita, è questo l'onere che uno si assume quando nasce. Certo deve diventare prima autosufficiente e se possibile autosufficiente bene nel modo adatto ad avere le possibilità finanziarie per arrivare alla fine della vita e poter aiutare i genitori.
Però... Questo è lo scopo. Io l'ho fatto nella mia vita, perché ho fatto delle scelte oculate, mi sono inventato un mestiere, ho fatto l'editore, ho guadagnato bene, sono riuscito a sostenere la famiglia e avere il minimo necessario per sopravvivere fino alla mia morte. Questo Ecco, l'ho però dato mi già ai miei chiedevo... figli, per cui non ho neanche più una lira io, ci pensano loro ad aiutarmi, a parte la pensione, che è comunque così piccola che non permette di fare una vita decente. Sopravvivenza sì, ma decente no. Per cui c'è questo problema. E poi ce n'è un altro ancora, e quello è ancora più grave. Pensate alle case famiglia, quelle dove molti figli vengono inseriti, magari contrariamente al volere dei genitori. Quante migliaia, parlo di decine di migliaia di bambini vengono sottratti alle famiglie. Sapete quanto dà lo Stato a una famiglia? Perché è il comune che rimborsa per queste cose, dai 1.400 ai 2.500 euro. Ma io dico, ma questi comuni, se invece di togliere i bambini perché non riescono a mantenerli, dessero questi soldi ogni mese direttamente alla famiglia, sarebbe l'ideale. Ma qui abbiamo dei truffatori, degli imbroglioni, dei criminali nei posti di comando che fanno di tutto per poter affossare la famiglia, perché questo è il loro scopo. Tutto ciò che è progresso, secondo alcuni dicono sinistroidi, a me la parola sinistro già o sinistra già mi sfagiola poco, perché tutto ciò che è sinistra o sinistro non mi piace, non perché andare a destra sia diverso, però di fatto le parole alle volte sono allegoriche perché descrivono certi fatti. Ora, se noi aiutiamo direttamente le famiglie possono sopravvivere pur con un minimo, ma sopravvivere. Se non le aiutiamo e gli togliamo i figli per poterli far crescere altrove, significa disgregare la famiglia. E di questo non avevamo parlato. Ecco, Jean-Paul, posso farti una domanda? Sì, prego. Perché noi siamo stati anche a un incontro politico di recente dove si parlava appunto di valorizzare i centri anziani, cioè che bisogna addirittura, cioè, dico, investire tanto per far stare bene questi anziani, eccetera. Ma adesso magari sembra un discorso troppo in là, in un futuro troppo lontano, perché poi magari uno si chiede, ma adesso io con i miei genitori in un prossimo futuro, tra qualche anno, eccetera, come mi devo muovere? Però è anche vero che, cioè, dovremmo, secondo me, chiederci al principio come un essere umano vive e come ci arriva a una certa età. Come dicevi tu, qui è normale morire ad un certo punto di qualcosa, cioè perché il fisico cede, perché si sta male, o malattie, cioè, gravi o demenza, eccetera. Però se noi siamo qui, cioè su questo pianeta per un certo compito, no? Anche, cioè potremmo effettivamente ad un certo punto decidere di andarcene in serenità perché abbiamo concluso. Eutanasia. La parola moderna è eutanasia, la dolce morte dell'eutanasia. È un altro aspetto. Tu credi sia possibile? Vita, Tu credi che quando uno ha compiuto la sua missione decide di salutare tutti e andarsene, che sia possibile? Pensa che il corpo lo metta in una fatica che se ne deve andare. Il mio pensiero è che la libertà deve essere portata fino all'estremo, lasciare ad ognuno la libertà di decidere per se stesso. Non si può né impedire né condannare se uno decide di andarsene. Ecco. Questo è il massimo atto d'amore. È come quando due si separano, uno dei due soffre e la capacità di colui che soffre, se ama veramente l'altro, è lasciarlo andare. E non tenerlo con fili o ricatti emotivi per cercare di trattenerlo. No, quando l'amore finisce è finito. Stop. Molto deciso, ecco. Grazie Jean-Paul.
Allora, nel frattempo è arrivato il nostro ospite che stavamo aspettando. Allora, stasera voglio salutare Eliseo Lemura della Sicilia, che è un dottore in scienze politiche e sociologiche. E vorrei sentire la sua riflessione, ecco, un po' su questo tema che stiamo trattando durante il mese. Lui attualmente è un PO del CLEM di Catania 54, di cui il capitano è Chiara Metoldo, che è sua moglie. Eliseo, ci senti? Sei qua con noi? Sì, buonasera a tutti, mi sentite? Sì, ti sentiamo. Ecco, so che, a parte che poi ci parlerai un po' del CLEM, c'è un po' del modo di fare salotto, ma poi volevo proprio riflettere con te su questo tema, perché insomma mi sembra di cogliere che ad un certo punto per te è importante anche considerare un aspetto ecco, più profondo, cioè, spirituale anche della questione, no? Lascio la parola a te che condividi le tue riflessioni, ecco. Grazie Sofia per questa bella opportunità che mi stai concedendo e buonasera a tutti gli amici dei CLEM. Personalmente ho cercato di mantenere un basso profilo in questi ultimi mesi, anche perché ho dedicato molto del mio tempo nella ricerca, nella meditazione e soprattutto come poter diffondere il messaggio del programma Mondo Migliore in certi circoli che esulano dai nostri CLEM. Perché vedete, il progetto Mondo Migliore è un progetto d'amore, come io lo definisco. Anche lo stesso simbolo del Partito Valore Umano che ha accolto il progetto Mondo Migliore, e viene sintetizzata la figura del cuore che pulsa. Ora, l'amore governa tutto gli universi. Guardate bene, io ho parlato di universi, non di un solo universo. Naturalmente tutto dipende dalla nostra capacità, dalla nostra conoscenza, dalla nostra consapevolezza nel dare una giusta collocazione di determinati fattori o attori, quale per esempio la famiglia, all'interno delle società. Stasera non mi va di parlare dal punto di vista sociologico, né tantomeno fare qualche riflessione di carattere giuridico, perché sappiamo benissimo come la famiglia all'interno del programma Mondo Migliore assume un ruolo centrale. Ma volevo un attimino mettere in evidenza il carattere un tantinello più esoterico, più nascosto del concetto di famiglia. Perché vedete, noi che da più di 7 anni a questa parte abbiamo seguito questo bellissimo programma e di conseguenza ci siamo preposti di diffonderlo a tutti i livelli, a tutte le varie società, a tutte le persone, a tutti i notabili e non solo alle persone che noi incontriamo per strada, perché desideriamo essenzialmente che qualcuno ci intercetti e nello stesso tempo dia credibilità a quello che noi stiamo dicendo, che stiamo proponendo da più di 7 anni a questa parte. Personalmente io sono impegnato all'interno di alcuni movimenti politici e partiti politici ai quali ho rivolto anche questo messaggio. Pian piano il discorso, il progetto Mondo Migliore comincia a farsi strada. Fondamentalmente la famiglia, dal punto di vista esoterico, così come ci insegnava Rudolf Steiner, che è stato uno dei nostri maestri che abbiamo avuto modo di conoscere più approfonditamente durante questo settennato, grazie all'ausilio, grazie alla diffusione
di Maurizio Sarlo, a cui do un saluto per la sua grande opera di diffusione di come possiamo risolvere determinate questioni di natura materiale, ma non solo materiali. Perché vedete, il progetto Mondo Migliore dal punto di vista esoterico è fatto per coloro che hanno un livello di consapevolezza maggiore e che trascende gli aspetti prettamente materiali. Vedete, la famiglia in maniera particolare non è altro che il luogo, il sito dove le anime che si incarnano devono avere la possibilità di poter esplicare in maniera armoniosa lo sviluppo e di conseguenza arrivare a certi livelli dal punto di vista evolutivo. Quindi è compito del progetto e quindi compito nostro saper comunicare con la società che ci circonda, avere soprattutto quei codici di comunicazione e dimostrare che se la famiglia è una dualità attraverso la quale si sviluppa armoniosamente il terreno utile, l'humus utile per le nuove anime che si incarnano, noi abbiamo compiuto il nostro compito, abbiamo portato avanti la nostra missione, perché chiaramente ognuno di noi ha una missione da compiere in questa terra. Quindi, e sulla base di questo aspetto, creare le condizioni favorevoli perché le anime che si incarnano nei figli abbiano la possibilità di poter compiere il loro ciclo evolutivo e non creare le condizioni di dover ripetere di nuovo lo stesso ciclo secondo il karma, e quindi karma non è altro che un insieme di regole, secondo la legge causa-effetto, non ripercorrere gli stessi cicli disastrosi. Quindi è importante che dal punto di vista strettamente spirituale diamo un'importanza fondamentale, perché la famiglia dal punto di vista economico, dal punto di vista giuridico, dal punto di vista materiale, possa avere soprattutto le connotazioni, gli aspetti più significativi per permettere alle persone che arriveranno su questa terra, all'interno delle nostre famiglie, possano svolgere il loro ciclo evolutivo nella maniera migliore. E mi fermo qui. Ecco, grazie Eliseo. Dal tuo discorso mi pare di capire che noi come progetto Mondo Migliore, cioè proprio come dici tu, una famiglia, un'anima si incarna, una famiglia dovrebbe avere quegli strumenti per permettere a quell'anima di accompagnarla nel suo percorso, mettere tutto ciò di cui ha bisogno nei primi anni per poter crescere in maniera, ecco, dignitosa. Ma sappiamo che, insomma, abbiamo visto anche negli altri salotti che non sempre questo avviene, anzi addirittura a volte il contrario, uno vive situazioni molto difficili, ma quindi possiamo capire che noi come progetto Mondo Migliore abbiamo un po' anche il compito verso la famiglia di creare quelle basi affinché questo possa finalmente avvenire, cioè che uno possa incarnarsi qui e veramente iniziare subito col piede giusto, anziché dover magari superare poi una serie di ferite, di traumi più avanti, perché magari quel genitore ha agito in una determinata maniera perché deriva già da un sistema anche lui che non è verso il valore umano, ma poi magari continua a vivere, specialmente oggi in una società dove non gli è permesso magari neanche di trasferire quell'amore, cioè si fa fatica, no? Sì, esattamente.
In effetti volevo fare una piccola precisazione. Il progetto Mondo Migliore, che è un progetto d'amore, si presenta attualmente, nell'attuale momento storico che noi viviamo, soprattutto quando noi che ci occupiamo di epistemologia e ci occupiamo di sociologia e quindi studiamo i vari movimenti politici, i vari partiti che si vengono a creare, il partito PVU, Partito Valore Umano, è un partito antisistema, perché si è posto a difesa, come baluardo di difesa, dei valori fondamentali, quali per esempio la famiglia e la scuola. La scuola attualmente in Italia ha disatteso quello che è alla base dell'insegnamento pedagogico di Maria Montessori, che guarda caso è stato disatteso e l'insegnamento è emigrato in altri paesi, come per esempio in Olanda. Per non parlare poi anche del fatto che Rudolf Steiner, che aveva fondato le famose scuole, hanno preso in toto tutto l'insegnamento di Maria Montessori per quanto riguarda lo sviluppo armonico del bambino. Vedete, noi qui in Sicilia abbiamo un grosso problema. Un giorno, non so se tutti conoscono, ma comunque, abbiamo noi una serie di scrittori, da Camilleri, mi riferisco a Gesualdo Bufalino e così via di seguito, e in particolar modo Gesualdo Bufalino un giorno venne intervistato da un giornalista e il giornalista pose una domanda molto precisa. Cioè, secondo lei, professore, qual è il sistema per sconfiggere la mafia in Sicilia? Gesualdo Bufalino, da buon scrittore, non batté ciglio e rispose in maniera diretta e sintetica: la soluzione migliore è il maestro elementare. Perché il maestro elementare? Perché il maestro elementare, non i maestri, ma il maestro elementare è colui che dà un indirizzo ben preciso sul modo come iniziare a fare un discorso di identità e di cultura. E dalla base scolastica, se vogliamo strappare le nuove generazioni da quelli che sono i fenomeni criminosi o da quella società che ha inquinato la Sicilia e non solo la Sicilia, per creare una generazione di nuovi studenti che crescono secondo dei metodi particolari. E uno di questi metodi è il sistema di Maria Montessori per lo sviluppo armonico dei fanciulli. Sì, è vero, il Partito Valore Umano è il programma che sta portando avanti, è un programma antisistema, perché ha puntato soprattutto sulla scuola e sulla famiglia, laddove si è cercato in tutti i modi, soprattutto negli ultimi 30 anni, di distruggere le famiglie. Le famiglie sono il punto fermo in Italia. Laddove lo Stato è stato latitante, nel senso che non ha procurato le dovute guarentigie, i dovuti sistemi di protezione, se questo tessuto sociale ha resistito finora è grazie alla famiglia. Però in quest'ultimo periodo si sta dando il colpo di grazia. Speriamo che ci sia un'inversione, come diceva appunto Maurizio Sarlo, il famoso periodo dall'8 di dicembre in poi, che dovrebbe iniziare un grande periodo di rinascita e di luce
e quindi tutto un sistema che comincia a crollare giorno dopo giorno, ma crolla perché implode, perché è pieno di contraddizioni. Ecco, noi come Partito Valore Umano, come progetto Mondo Migliore, siamo una riserva, una speranza per la società italiana e per la società mondiale, perché è proprio da qui, esattamente dall'Italia, che partirà questo nuovo modo, questa nuova visione di intendere i rapporti sociali e di intendere la famiglia, perché la famiglia deve ritornare ad essere il nido d'amore dove ognuno dei componenti possa trovare veramente fiducia e sicurezza. E questo è quello che noi andiamo proponendo. Ripeto, stasera io vi sto parlando col cuore alla mano e il mio discorso esula da quello che può essere una prospettiva giuridica, sociologica, ma penso di aver espresso nella maniera più sintetica e più semplice possibile e accessibile a tutti qual è il pensiero, secondo me, del progetto Mondo Migliore. Grazie. Grazie mille. Sì, quello che poi noi effettivamente, proprio perché magari nelle famiglie manca, cerchiamo di fare un po' col salotto anche, no? Dove poi abbiamo sentito che le persone, cioè, possono trovare uno spazio, ecco, di fiducia dove aprirsi, ma soprattutto che serve perché la società cominci a parlare di quello di cui è fatto il nostro mondo, ecco, di prendere consapevolezza e appunto non accendere la televisione e basta dove qualcuno ti racconta, ma diventare parte attiva di quello che ci riguarda come umanità, ecco. Allora, grazie, ti ringrazio. Grazie a voi. Allora, lascio la parola, Pasquale, tocca a te, Pasquale Milella. Allora, a parte volevo farti una domanda così che non c'entra niente, magari, ma tu sei un cantante che quindi solitamente è abituato a stare sul palco e invece noi ti conosciamo sempre dietro le quinte nel TG Coem. E com'è questa doppia personalità? Diciamo che beh, grazie per la domanda intanto Sofia, buonasera a tutti quanti. Buonasera. Niente, io nasco cameriere, ok? Infatti tanti cantanti sono stati prima camerieri. Io nasco cameriere perché ho fatto la scuola alberghiera e quindi da lì poi dopo ho fatto un paio di decenni come cameriere, catering e cose varie, quindi ecco, ho quella bella esperienza lì che mi ha cresciuto molto per lo stare insieme in mezzo alla gente, insomma, in questo senso qua. E la mia passione per la musica, per il canto più che altro, ma io da piccolo imitavo i personaggi, mi piaceva prendere in giro così a casa e ovviamente dico davanti ai miei genitori così imitavo cantando le canzoni di vari cantanti e così via. Poi insomma poi nasce cosa si dice, no? E quindi è partita questa cosa simpatica che avevo voglia di cantare le canzoni, in questo caso a chi piace, a chi non piace, comunque io lo dico, io ho un tributo ad un unico cantante e qualche volta poi faccio anche qualcos'altro, ma il 99,9% io ho un tributo da 23 anni in abbondanti a Vasco. Infatti vedete anche un po' la fisionomia, cerco, mi preparo e così via. Infatti c'è ogni tanto, c'è ogni tanto anche Maurizio che viene fuori il nostro Vasco, però la gente non sa bene un po' la storia, no? Ecco, quindi per piacere, per volontà di voler cantare quelle canzoni che mi hanno un po' toccato nei momenti miei, diciamo, di qualche anno fa, è nata questa cosa, ecco. Quindi io voglio dire, c'è possibilità di fare e voler fare tante cose. Io ti dico solo una cosa e chiudo questo argomento, poi parliamo della famiglia, che anche io ho due cosine da dire, che per esempio
io ho scoperto la legge di attrazione, la numerologia in questi ultimi decenni, ok? Da 20 anni a oggi più o meno come tempistica. Però poi ho fatto tutti i miei resoconti e dicevo, ma porca miseria, ma anche quella volta, quando ero militare, che mi facevo il disegnetto, che io ero lì che cantavo, non sapevo neanche se ero intonato, non lo sapevo proprio io all'epoca, no? Però mi facevo questi disegnetti, io che ero sul palco, mi piacerebbe essere questo. Poi le cose si sono avverate, da cosa sono arrivato lì, ho fatto là, mi hanno presentato lì, insomma, beh, sono nate casualmente. Quindi vuol dire, c'è speranza, possibilità per fare qualsiasi cosa, basta crederci. Ecco. Chiudendo questo argomento, spero di averti risposto, caro Sì, tra Sofia. l'altro, secondo me siamo già nell'argomento, almeno poi non voglio indirizzarti troppo, magari tu vuoi dirci qualcosa di tuo sulla famiglia, ma questo discorso che hai fatto, che cioè, osservavi, no? Cioè adesso ti rendi conto che magari anni fa c'erano dei segnali che ti portavano a quello che poi stai facendo. Ecco, quello, cioè, in base a quello che ci ha detto adesso anche Eliseo, che tra l'altro non ho capito se pronuncio bene il nome. Cioè, volevo sentire da lui la pronuncia esatta. Vabbè, comunque, che la famiglia ha un po' il compito di, cioè, permetterci di crescere e di capire poi chi siamo, come dicevamo all'inizio anche con Jean Paul, no? Ecco, ad un certo punto noi possiamo osservare questi segnali e capire magari da soli di più sulla nostra vita, però quanto capiremmo molto di più se già se già questa consapevolezza, no, fin da bambini ci fosse, ecco, ma ecco, tu cosa ne pensi o comunque cosa pensi su questo argomento che stiamo trattando in questo mese? Allora, io quello che ha detto la persona che ammiro tantissimo, che è Jean Paul, che saluto anche, buonasera Jean Paul, e anche Eliseo, tra l'altro, si è toccato un argomento, infatti, appunto, quello per quel che riguarda la famiglia, quello anche dell'infanzia, dei bambini, insomma. E cosa succede? Succede che sì, è vero, oggi siamo bambini, i genitori ci accudiscono, poi quando saremo in una certa età, i genitori saranno in una certa età, si mescolano le cose, insomma ribaltano più che mescolano le cose. È vero, però devo anche dire una cosa a tal proposito, cioè è vero che comunque non sempre è così, ecco. E non è neanche questione, secondo me, di fortuna da parte dei genitori avere i figli che li accudiscono. Perché? Questo, ripeto, è sempre il mio pensiero, il mio pensiero, sì, perché alla fine, insomma, facendo delle valutazioni, secondo me è tutta questione di educazione. Educare i figli a fargli capire com'è veramente questo concetto. Cioè, se tu li cresci in un modo, io guarda, premetto che non ho figli, quindi non posso parlare da padre perché non sono mai stato, però insomma da esterno vedo e capisco molte cose, essendo stato un figlio tra l'altro, avendo vissuto anche delle situazioni un po' particolari in famiglia, diciamo che comunque un po' di esperienza a riguardo, ecco, posso dire che un po' ce l'ho. Quindi secondo me è questione anche di educare i figli anche crescendoli con un certo senso, perché quante volte sentiamo per esempio che ci sono dei figli anzi delle persone anziane che sono abbandonate addirittura nelle queste belle case di riposo che poi sono i famosi ospizi, è giusto, e altri nomi che verranno in futuro, ma era sempre la stessa identica cosa, e poi magari una volta al mese si passa di là e allora possiamo andarli a trovare, tanto sono accuditi, sono a posto, stanno bene, ho sentito il dottore per telefono, ma non è questo. Cioè, io penso che la più bella medicina è la più giusta, la medicina quella che più
è miracolosa, è l'abbraccio di un figlio, l'abbraccio di un padre, di una madre, di un figlio, insomma, all'interno della famiglia, queste cose qua, è come dire, io ci sono, perché alla fine comunque sia, per me la famiglia è sempre stata quella caverna dove si ritorna in caso di emergenza, diciamo, ma non emergenza per dire per comodità, però per emergenza io parlo di una cosa un po' più profonda come, ok? Quindi per me è importante che, anzi, dovrebbero addirittura le scuole, le prime scuole, iniziare a parlare di queste cose qua, perché comunque la famiglia è una situazione sacra, è sacra. E purtroppo qua invece tantissimi senti parlare la famiglia qua, io non voglio vederli, io qui, qua, là. Cioè, si cresce con una... perché noi tutti abbiamo il nostro bel valore dentro, però si cresce con una, no cattiveria, se mi sfugge la parola esatta, però non aver vissuto bene la famiglia e quindi te la porti dietro come una cosa negativa. Dopodiché si rischia un giorno che ti crei anche tu la famiglia, senza accorgertene, di fare le stesse cose che ha fatto tuo padre, tua madre, i tuoi genitori con te, che tu magari eri contro a quelle cose, però ti comporti uguale. Ma senza oppure, scusami Pasquale, oppure addirittura magari uno dice non voglio assolutamente farlo come i miei genitori, esagera magari nell'esatto contrario, no? Bravissima, ma infatti, ma non è, cioè uno sa di quello che non va bene, però lo fa e magari lo amplifica anche, giustamente può essere anche in questo modo qua. E purtroppo, ripeto, per me sarebbe una cosa importante, cioè la scuola è un'educazione, ok? Un'educazione di studio, di imparare, anche se vabbè, tralasciamo tanti altri argomenti perché le scuole sarebbero da risistemare tutte, perché anche per quello che insegnano, insomma, vabbè, puntini. Però per quel che riguarda l'educazione, la scuola dovrebbe essere il primo ambito dove un bambino possa, insieme ai suoi coetanei, crescere apprendendo delle cose che magari anche i genitori magari non riescono in quella situazione là a dire in casa, però insomma per me è un'educazione, ecco, un'educazione che poi l'educazione porta anche al rispetto di quello che si sta andando a compiere, insomma. E questa è un po' la formula che io vedrei, ecco. Ecco Pasquale, prima di passare poi all'altro capitano, voi come vivete l'unione familiare nel vostro salotto? Beh, noi diciamo che guarda, abbiamo avuto un salotto che eravamo anche di 12, attualmente siamo in 6 perché a un certo punto, un po' di tempo fa, tra l'altro, dissi ragazzi, le cose sono così, chi ci crede veramente, ma più che credere, chi vuole continuare veramente, ma non perché se uno si sente appesantito da questa cosa, così via, tac, siamo rimasti in 6. Benissimo, ma siamo d'amore d'accordo, anche perché tra l'altro nel nostro clan ci sono due persone giovani, che una ne ha 25 e l'altra 30 anni, quindi una sono quell'età lì, 29 anni, 25-29, quindi ho anche due giovanotti. E niente, noi cos'è che facciamo? Noi ci troviamo, vabbè, la solita serata al mese e instauriamo un po' così la situazione, cioè in pratica io racconto in poche parole l'argomento della serata e subito leggiamo anche il tema. Da quel tema lì, poi dopo chi vuole fare qualche chiacchiera a tal proposito, o chi ha avuto un'esperienza, o una è mamma, allora dice tu come mamma, cosa, in questo caso parlando della famiglia, oppure tu figlio, come la vedi questa cosa qua, insomma si parla un po' un attimo, anche perché comunque è sempre motivo di crescita, anche per me, che comunque io la vedo in un modo, però ascoltando anche altre
da altri punti di vista, comunque c'è sempre, e non si finirà mai, da imparare. E quindi non è difficile, la cosa è molto semplice e anche bello fare il salotto, io dico anche, perché comunque ci si trova, a volte ci si mangia un qualcosa assieme, a volte si taglia una torta, ho fatto la torta, porta la torta. Insomma è una cosa che ci fa stare anche bene trovarsi una volta al mese, non è pesante per nulla. Qualcuno tempo fa avevo sentito che faceva anche una volta al mese, no? Ma ragazzi è divertente, è bello, dovete trovarvi una volta al mese. Dico bene Rossella? Sto facendo, sto parlando un po' come dovrebbe parlare la Sì, no, Rossella. hai detto bene, cioè è comunque un momento dove le persone si possono incontrare e passare una serata diversa, però ecco, secondo me renderci conto cosa stiamo facendo in quel momento lì, cioè che uno veramente anche chiedere a una persona come madre di esprimersi sull'argomento, cioè non è una cosa da tutti i giorni, ecco, è una cosa che veramente nella società non avviene, che noi con ciò che siamo ci esprimiamo su una tematica che riguarda la politica. Quindi ecco, questo ci deve far rendere conto di quanto è speciale quel momento lì. Infatti, Sofia, aggiungo un'altra cosa, dopo magari lasciamo anche spazio a qualcun altro. Aggiungo che comunque facendo anche i salotti e così interscambiandoci le nostre opinioni, idee, leggendo, magari a volte parliamo anche tanto, a volte parliamo anche 2 righe, proprio poco, perché magari poi sono dei momenti, no? Ma secondo me questa, oltre a tutto quello che ho detto prima, è anche una questione educativa tra di noi, come dicevo prima anche per le scuole. Visto che non abbiamo mai vissuto quella cosa lì, educhiamo anche noi stessi per prima, che così le trasmettiamo nelle proprie famiglie questa situazione qua. E quindi è sempre un bene, non è un male, ecco, tutto lì. Perciò volevo lanciare anche un po' questo messaggio. Grazie Pasquale. Grazie a voi. Sì, penso che proprio con l'azione del salotto, cioè credo proprio che sia stato creato perché c'è una mancanza, no? Alla base, quello che abbiamo visto anche in queste serate, cioè, ci sono vari inciampi lungo il nostro percorso da quando nasciamo, nelle famiglie, nelle scuole, poi nel lavoro, insomma, non è che vada proprio tutto liscio qua. Quindi nel salotto possiamo imparare ad aggiustare un po' queste cose, iniziando a parlarne innanzitutto e capire quali sono le soluzioni. Allora, Alberto, passiamo dal Veneto a... Ma si può dire Sud Italia da voi oppure no, non è corretto? Ecco. Non è corretto. Alla Sardegna, dai. E allora, No. Alberto, se tu sei d'accordo, però io farei parlare prima Paolo Dal Monte, perché poi tu ci chiuderai un po' questa serata. Sei d'accordo? Certo, certo. Allora, Paolo Dal Monte, io ti ho conosciuto in Sardegna, tra l'altro abbiamo cominciato a parlare, mi ricordo, su un discorso abbastanza importante anche. Non so se addirittura riguardava proprio le relazioni. Probabilmente, perché mi avevi raccontato un po' la tua storia, quindi era molto Ah particolare. sì, perché tu mi avevi detto com'è possibile che Sì, sì. certe cose... Ecco, e quindi mi era rimasto questo ricordo di una persona che insomma ha qualcosa sicuramente di importante da dire su questo tema. Volevo un po' sentire nel mese, se avendo fatto il salotto o avendoci ascoltato, che cosa ti è stato mosso dentro, che cosa ci vuoi dire stasera? Dunque, sì, intanto buonasera a tutti, ma per quanto riguarda la famiglia io ne avrei veramente tanto da dire. Diciamo che sono una persona che mi ritengo molto fortunata perché ho avuto, diciamo, una serie di situazioni molto fortunata, poi i casini ci sono sempre, non mancano mai quelli, però diciamo la fortuna è che ho insegnato pianoforte per 35 anni circa e questo mi ha portato ad avere a che fare con tanti bambini.
ma anche ragazzi, adolescenti, adulti, insomma, perché ho fatto lezioni veramente a centinaia, forse migliaia di persone. Le lezioni erano, essendo sempre individuali, quindi a differenza delle scuole medie o insomma dove un insegnante si ritrova davanti una classe, io invece avevo sempre una persona. E questo mi ha dato modo di avere molto a che fare con i bambini e anche con i genitori, quindi io vedevo il risultato e il motivo di quel risultato, quindi ho avuto una formazione incredibile. Io a mia volta ho 2 figli e una nipote. E niente, però ritengo di essere un privilegiato, nel senso che fare il genitore non è facile perché si impara facendolo e tendenzialmente tutte le cose che si imparano così facendole è inevitabile sbagliare. È impossibile salire in bicicletta e andare subito bene, no? Quindi, siccome... e quindi niente, insomma, poi non solo, noi siamo in un contesto dove tutte le regole, come sa Maurizio Sarlo che promuove questo progetto e come tutti noi sappiamo, tutto sembra studiato proprio per creare problemi. E li crea come? Quindi chi non vede ancora i problemi chiaramente si ritrova in mezzo alla nebbia. Se poi proviene da una famiglia che non ha a sua volta compreso chiaramente, è un macello. Quindi prima sentivo Jean-Paul Vanoli, che mi piace veramente molto il suo modo di esporre la sua chiarezza, e diceva come i genitori hanno pensato ai figli, i figli dovrebbero pensare ai genitori. E quel come, secondo me, lì c'è molto in quel come. Cioè i genitori come hanno cresciuto i figli. Perché se poi il figlio non ha questo amore per la famiglia, ma anzi non vede l'ora di scappare, diciamo che tutti vorrebbero che ci fossero i figli perfetti, i genitori perfetti, la scuola perfetta, la vita perfetta, ma poi si sbatte con situazioni dove non è così. E quindi il figlio... diciamo che è già bello se riesce a capire e a comprendere la famiglia di provenienza, se riesce a superare quelle che sono le problematiche che magari neanche i genitori hanno risolto. Quindi se riesce a capire e a superare e quindi non fare ciò che Sofia dicevi prima, cioè addirittura di esagerare o al contrario fare le stesse cose. Insomma, lì vuol dire che anche la persona, il figlio stesso non ha capito poi, se ripropone. Sono tanti genitori che dicono devi fare questo perché anch'io da piccola mi dicevano così, non so, queste frasi. Paolo, scusa, secondo te perché uno non capisce? Cioè, perché nessuno ci dice che noi dobbiamo... riflettere consapevolmente cioè diamo per scontato che quelli sono i nostri genitori, che noi siamo i figli, ma non ci chiediamo appunto quella domanda che dicevo all'inizio, su cui ci faceva riflettere Mauro Turrini, cioè che questo essere qui è un percorso per conoscerci, per capire io chi sono e cosa posso fare qui. Allora se ci fosse questa consapevolezza uno guarderebbe i propri genitori probabilmente in maniera diversa, no? Sì, il fatto che ci vogliono decenni ad avere questo tipo di consapevolezza e non solo, ci vogliono decenni, ripeto, io ritengo di essere stato fortunato, nel senso che non sono stato bravo, mi sono solo capitate una serie di cose dove ho inciampato nella vita che mi hanno obbligato a capire. E alcune comprensioni sono state anche fortuite, un po' come succede nella scienza, che a volte inseguendo una cosa se ne scopre un'altra. Prima tu dicevi, diamo per scontato che quelli sono i nostri genitori. In realtà questo è proprio scontato, non è che lo diamo per scontato noi, ma diamo per scontate un sacco di cose. Diamo per scontato quando siamo bambini, no? Diamo per scontato che al telegiornale dicono la verità. Diamo per scontato che il nostro insegnante è bravo.
diamo per scontato tante cose, per esempio nell'ambito del pianoforte, ti dico perché conosco l'ambito musicale, è difficilissimo trovare un bravo insegnante di pianoforte, come è difficilissimo trovare un bravo medico, è difficilissimo trovare quelli bravi, è difficilissimo trovarli in tutti i campi. E il problema è che ci sono campi tipo essere genitori o o far parte di questo mondo dove il non essere bravi, ci sono già tutte le problematiche studiate a tavolino, cioè tutta la burocrazia, le scuole che non funzionano perché gli insegnanti vengono scelti in modo, insomma, chi fa le regole si lavora sempre al ribasso, no? Io ricordo, non so, quando andavo a scuola io dovevamo studiare, certo erano altri tempi, non c'era internet, non c'era nulla. Io ho già visto, ho un figlio, sono entrambi grandi, uno 34 anni, l'altro 21. Già i libri sono cambiati molto, dopo un po' c'erano le crocette, cioè si è andati sempre più abbassando il livello. Tutto questo si ripercuote poi nella società. E per esempio, proprio oggi parlando con Alberto, dicevo che facendo questo discorso, anche la politica, per quanto quelli della Prima Repubblica cosiddetta di Mani Pulite fossero magari dei ladroni, che esattamente forse come oggi, però erano persone di cultura. Anche gli attori, cioè io sento ogni tanto delle interviste di Totò, ma Totò fuori dal suo personaggio e dall'attore erano persone in gamba, persone con una cultura molto forte. Insomma, quindi ci sono una serie di cose che il bambino dà per scontate che in realtà non sono per niente scontate, anzi scopre magari a 20, 30, 40, quando ha la fortuna di scoprirlo, che magari l'insegnante non era lui che non era bravo in matematica, ma era l'insegnante che insegnava male, non era lui che era cattivo, ma erano i genitori che facevano in un certo modo. Insomma, questo ci fa riflettere anche su quando nelle altre serate abbiamo parlato delle separazioni anche, no? Sì, sì, sì. Cioè, se tu sei un bambino piccolo e subisci in un certo senso magari la separazione in modo negativo perché magari i due genitori non la affrontano come l'esempio che invece abbiamo avuto con Giovanni De Sena e Manuela, Allora, cioè ad un certo punto non è che il bambino ha quella capacità di dire no ma qui le cose vanno così perché loro non stanno gestendo bene le cose, cioè ti fai un'immagine che poi ti porti dentro e si agisce poi con quello che tu hai compreso da bambino, ma non da persona consapevole, adulta. guarda, questo bisognerebbe chiederlo ai miei figli perché io non sono in coppia in questo momento. La cosa che però credo è che i bambini sono semplici, siamo noi complicati e quindi se un bambino capisce che i genitori non vanno d'accordo, io personalmente vivo i miei figli benissimo da quando non sono più in coppia, ma certo non è che è la cosa che io penso sia giusta, cioè nel senso non è che la coppia si devono lasciare due persone, però credo che sia meglio, almeno per la mia esperienza è questo, credo che sia meglio vivere bene i due genitori anche separati piuttosto che vivere male i genitori insieme, perché se uno ha in casa due genitori che stanno sempre litigando non credo che sia un esempio, mentre per esempio magari i genitori rifanno una vita con altre persone con cui stanno benissimo proprio grazie agli errori e alle esperienze precedenti. E quindi possono essere d'esempio comunque. Cioè, io penso che ognuno di noi possa fare il suo dando l'esempio. Prima sentivo Pasquale che parlava di educazione. Io credo che sia meglio l'esempio più che l'educazione. Cioè dire all'altro cosa deve fare. Inizio a farlo io, poi vediamo, perché dire agli altri è sempre facile, no? Ognuno c'è quella frase che dice peccato che non ci possiamo scambiare i problemi, perché ognuno ha la soluzione per quelli degli altri, no? Niente, cioè io non ho il tempo di guardare i problemi degli altri perché devo risolvere i miei, quindi
Così evito anche giudizi, evito e accetto insomma, le difficoltà di ognuno, perché poi ognuno ha le sue, anche a seconda della provenienza, della famiglia da cui arriva, insomma, una serie di cose. Ecco Paolo, tu tiri fuori un'altra mia domanda. Sì. Dunque, hai detto prima, cioè quando uno diventa genitore, hai detto uno, adesso non mi ricordo esattamente, ma tu mi hai suscitato questa domanda, quindi io te la faccio, oppure sentiamo poi Alberto cosa ci dice anche. Cioè, secondo te uno che diventa genitore, madre e padre, soprattutto magari madre, cioè, secondo te si misura con il sistema? Cioè, dovrebbe essere un qualcosa, cioè che tu diventi quella cosa lì, cioè madre, padre, eccetera, perché prendi consapevolezza di te stesso e allora ti rendi conto di quello che stai facendo. Invece magari quello che succede oggi è che tu diventi madre e padre a prescindere, però poi ti misuri con un sistema che sappiamo che è sbagliato. Quindi tu sei una buona madre, un buon padre e educhi i tuoi figli in un certo modo piuttosto che un altro in base a un sistema che tu osservi, con cui comunque ti misuri. Guarda, penso una cosa in merito a questo. Penso che se uno aspetta di essere pronto non parte mai. Quindi se uno sapesse quanto è difficile suonare il pianoforte bene, non lo inizierebbe mai. E quindi penso che anche il fatto di diventare genitore è impossibile, cioè, intanto perché c'è un'età dove va fatto, no? Personalmente credo che uno prima lo fa meglio è, perché poi è una strada, diciamo che si può imparare strada facendo, cioè tutte le riflessioni e tutti i miglioramenti si possono fare anche strada facendo. Io ho avuto periodi con i miei figli che non andava bene il nostro rapporto, ma poi se uno prende coscienza di questo e si ricorda di essere l'adulto, il genitore, che non vuol dire essere quello che ha ragione, ma è quello che si muove in modo che da raggiungere un equilibrio. Per cui tutto questo, cioè, secondo me i figli andrebbero fatti prima possibile, proprio per viverli bene, perché tanto non sbagliare è impossibile, cioè non c'è la possibilità in qualche cosa di essere... cioè non puoi salire in bicicletta dopo che hai studiato tutti i libri, cadrai lo stesso. Insomma, questo è il concetto. Quindi tanto vale salire a 5 anni e poi imparerai ad andarci. Questo è prima possibile. Grazie Paolo. Grazie a voi. Alberto, sentiamo te, che sei l'ultimo ospite, diciamo, oggi. Cioè io ho fatto questa domanda perché mi chiedo, la famiglia dovrebbe essere dato che un essere umano ad un certo punto la fa, no? Avviene quell'atto tra due persone che permette di procreare e dovrebbe essere una cosa che ci appartiene, invece oggi forse non è più così, cioè la famiglia appartiene a uno Stato e persino i figli probabilmente, ma se noi creiamo quello Stato etico e quello Stato basato sul valore umano, allora sarebbe anche giusto quello che dicevi tu Paolo, cioè che uno lo fa perché si sente che è il momento di farlo, però non corre il rischio di creare veramente magari dei disastri, perché può prendere l'esterno, cioè il sistema e tutto l'ambiente in cui viviamo come veramente come esempio o come appoggio, ecco, per essere un buon genitore. Scusa, posso dire una cosa? Non è che io non stavo dicendo di buttarsi così, no? Però nel momento in cui hai trovato una persona con cui stai bene, cioè bisognerebbe, come si dovrebbe cercare di essere autonomi prima possibile, lo stesso nel momento in cui si trova una persona, siccome appunto fare i figli prevede decenni, anni, prima si inizia meglio è. Mentre molti aspettano il momento giusto, poi si ritrovano a 40 anni,
che insomma non so quale errore sia meglio, sia peggio, se fare a 20 anni e poi imparare e gestire le cose, considerando che non si può avere la certezza che tra 10 anni andrà ancora bene con la persona con cui va bene oggi. Però è anche vero che insomma si fa cioè con i figli può andare bene tutta la vita, quello sì. Ecco, insomma, è la vita, che non sappiamo bene come va. Sì, ma bisogna viverla, ecco, insomma. Ecco. Bene, Alberto, noi ci zittiamo e lasciamo la parola a te. Grazie Sofia, buonasera a tutti, buonasera Italia, direi, no? Visto che l'Italia è riunita qui, grazie al grande lavoro di Maurizio. Permettimi di tornare 2 secondi indietro alle prime parole pronunciate dal nostro grande Giampaolo, riguardo appunto i vecchi. Da noi si usa, ed è quello che si dovrebbe tramandare anche ai giovani genitori, avere già un bagaglio di valori presi dagli anziani, no? Quindi anche certi detti che ti mettono con la testa a pensare, no? E uno di questi, quando parlavo a Jean Paul, mi ricordava una storia che viene detta qui in zona, dove in un paese qui vicino, tra l'altro famoso, Baunei, le coste di Baunei sono una delle coste più visitate della Sardegna, c'è una voragine che credo sia la voragine più profonda d'Europa, si chiama Susterru, e da un antico detto si dice che prima gli anziani, quando arrivavano a una certa età, venivano caricati sulle spalle di uno dei figli più grandi e venivano accompagnati a questa voragine per essere buttati lì dentro, no? Perché ormai non potevano più lavorare nelle campagne, non potevano più fare nulla. Quando un figlio stava portando in spalle suo babbo anziano a questo antico RSA, dico io, gli ha detto il padre, l'anziano padre gli dice: riposati, fermati figlio mio, fermati che sono stanco, ci riposiamo un attimo perché si riposeranno anche per te. E queste parole hanno scosso il giovane, dice: ma come a me? Che c'entro io? E beh, dice, se Dio vuole, invecchierai anche tu, un giorno accompagneranno anche te, no? Queste parole qua hanno scosso questo giovane e gli hanno fatto accendere la lampadina. Dice: ma io sinceramente non vorrei essere buttato lì dentro, no? E quindi si ricarica suo padre nelle spalle e torna a casa. E allora si dice che quando sentivano qualche parola saggia a qualcuno, la gente dubitava fortemente che questo qualcuno avesse un anziano in casa. Quindi, morale della favola, non ti potrà dare sicuramente l'aiuto nelle campagne o ad accudire il bestiame o il lavoro che comunque veniva fatto, ma sicuramente un ottimo consiglio di quelli proprio di saggezza, l'essenza della saggezza era sempre pronto, no? E quindi ho voluto riportare questo antico detto perché fa parte di quei valori che dovrebbero essere sempre trasportati in avanti di generazione in generazione, perché il giovane solitamente pensa che non invecchia mai e che non avrà mai certi problemi. Invece se Dio vuole si invecchia, si arriva ad avere tutta una serie di problemi inevitabili ed è giusto affrontarli in qualche modo. E quindi l'aiuto, il restituire l'aiuto non è metto al mondo un figlio per fare da badante quando sono vecchio io, ma è un dovere, un qualcosa che la natura puntualmente porta avanti, no?
visto che noi parliamo spesso anche di natura e di equilibrio, non fa parte di quell'equilibrio, secondo me. Non dovrebbe essere un peso. Se uno lo fa per peso è meglio che non lo faccia. Se lo fa per amore, perché, come abbiamo detto prima, una parola detta dal figlio, anche la compagnia stessa del figlio non è mai come una persona esterna. Tra l'altro purtroppo il sistema ci spezzetta, perché il sistema si diverte a fare lo spezzatino con delle norme assurde. Voi pensate, io la vivo qui in casa, no? Noi abbiamo una persona assunta grazie a dei fratelli statali che hanno per anni versato una tassa che non ricordo il nome, che gli dava diritto ad avere una sussistenza per gli anziani una volta in pensione. Quindi l'INPS ti paga dei contributi per una persona da un paio d'ore, insomma 2 o 3 ore da fare compagnia, da accudire ai genitori. Questa persona però deve essere una persona esterna, non può essere un familiare, cioè assurdo. Non c'è miglior cura di quella del familiare, l'abbiamo detto prima, però è lo stesso stato, questo stato in completo disequilibrio, che ti porta invece a tutto in un'altra direzione. Per quanto riguarda il mio punto di vista da genitore, da padre, io sono padre di 4 bambine, una già maggiorenne, un'altra circa 7 anni, e quindi lo vivo, è un aspetto che sto vivendo nella mia pelle, e purtroppo per colpa di essermi messo a studiare un pochino i problemi, le vere cause delle crisi cicliche, come ci ha spiegato Maurizio, mi ha portato a rendermi conto di essere veramente in un inferno. Cioè io mi rendo conto di avere dei figli piccoli che non sto allevando io, ma sono allevate da un sistema. Sì. Scusa Alberto, tu pensavi di fare il padre pensando a niente, poi hai conosciuto questo progetto e hai dovuto affrontare una serie di domande. Beh, sicuramente mi ha portato ad aprire gli occhi e quindi a rendermi maggiormente conto della gravità della situazione, e quindi a fare quello che sto facendo, la mia piccola parte nel progetto, perché io mi reputo un PO, anche se poi diciamo una serie di cose hanno portato ad avere un ruolo, ma io effettivamente mi sento un PO, cioè dovremmo essere tutti quanti dei referenti, tutti quanti dei Maurizio Sarlo, cioè tutti quanti delle persone che si rendono conto che siamo in una situazione disastrosa e che bisogna assolutamente riportare quell'equilibrio. Il mio essere genitore e non poter decidere più di tanto su quello che i miei figli mi infastidia molto, perché nel momento in cui io sono al lavoro e i miei figli sono a scuola, oppure sono oggi ancora peggio nei social, proprio ore e ore nei social, e sappiamo purtroppo l'indirizzo dei social dove portano. Ed è molto difficile in un'ora, mezz'ora, 10 minuti, 2 ore, il tempo che riesci a dedicare alla famiglia, buttare giù tutto quello che è costruito anche in una scuola malata, okay? Perché sappiamo benissimo che la scuola ci porta in un'altra direzione. Tra l'altro, approfondendo il mondo della scuola, io ho proprio scoperto che la scuola tutta quanta, di ogni ordine e grado, è pilotata completamente da dei soggetti esterni, ma in maniera molto molto sottile, quasi impercettibile. Però gli stessi libri che vengono cambiati ogni anno mi fa dubitare che ogni anno strappino una pagina e ne mettono un'altra piena di nulla assoluto, o peggio ancora di qualcosa che fa danno. Questo da genitore diciamo mi rende ancora maggiormente responsabile e mi fa stare ancorato ancora di più a un progetto simile, perché è vero che la famiglia è un aspetto molto importante, però ricordiamoci che quell'obiettivo che si è posto il progetto Mondo Migliore, quindi di raggiungere una possibilità di una certa dignità, di una certa libertà, perché lavorare 4 ore vuol dire averne altre 4 a disposizione per te, per la famiglia, vuol dire molto, vuol dire forse tutto, ok? Recuperare la scuola dalle sue radici e far sì che chi fa scuola lo faccia per passione, non perché non ho trovato altro
l'altro allora vado a insegnare. È un danno inquantificabile, secondo me. Quindi è ovvio che le famiglie poi si trovano più facilmente distrutte. Per quanto riguarda le separazioni, anche lì il danno delle televisioni è incalcolabile, perché c'è sempre quel messaggio sottile che la mia compagna, la ex, no, questa è già la mia terza moglie, no? Cioè quasi come se fosse normale, mentre normale non è. Succede, va bene, sbagliamo a volte delle situazioni, sbagliamo compagni, compagne, però non deve essere una cosa, secondo me, che va sbandierata così come se fosse una normalità, perché chi ne paga le conseguenze poi sono i bambini, sono i figli, e per loro bisognerebbe rimanere saldati, saldati con della saldatura speciale, perché sono quelli che ne pagano veramente le conseguenze. Ecco, Alberto, soprattutto perché non viene trasmesso il messaggio, quello che stiamo dicendo da questo mese, che è quello di chiedersi cos'è l'amore, no? Quando si arriva a quel punto lì, invece diventa una normalità passare da un compagno all'altro magari, ma seppur può essere normale che succeda, non viene trasmesso giustamente in televisione il messaggio che ci stiamo chiedendo qua, cioè che quando finisci un rapporto ti devi chiedere perché e qual è il senso dell'amore per te a questo punto, che cosa si ricerca. Comunque Alberto ci ha introdotto un po' quello che poi vogliamo trattare appunto il mese prossimo, che è l'argomento dell'economia e di come, cioè tu hai parlato delle 4 ore di lavoro e questo implica anche il diritto di dignità di cui parliamo, no? Che è un fatto importante e di tutta un'economia che, come la intendiamo noi, che sicuramente sta alla base del perché viviamo certe difficoltà nelle famiglie, nelle scuole, con i figli, eccetera. Quindi ci farebbe poi piacere, ecco, avere i tuoi interventi su questo tema, perché credo che ci puoi dare una grande mano per affrontarlo. Io farò sicuramente volentieri, perché forse una mia impressione, è un messaggio che, nonostante Maurizio abbia riempito lavagna di disegnini, che non sia passato ancora al 100%, perché è davvero la causa di tutto. Per me forse viene semplice, è una cosa mia proprio risalire direttamente alla causa e non fermarmi sull'effetto. Questa mia caratteristica mi ha portato ad avere un brevetto o 2 brevetti dal Ministero dell'Industria, e se non fosse per la situazione in cui ci troviamo, io sarei magari a lavorare per degli altri miei progetti, delle altre mie idee. Invece sinceramente non riesco a fermarmi a fare quel mio quadro, a fare quello che potrei realizzare, perché siamo in stato di allerta, cioè io vedo una guerra, io vedo un inferno sempre più vicino. Ecco, lo leggo nei tuoi messaggi che scrivi ogni tanto nei nostri gruppi e sono molto vicina a te con questo pensiero, perché è così, cioè anch'io a volte penso alla mia vita e dico sì, ma vabbè, ma chi se ne frega, cosa farei se il mondo fosse diverso? Non posso farlo finché non cambia la situazione, cioè devo per forza stare qui e fare qualcosa affinché cambi, e poi forse dopo con quella serenità nel cuore ci si può anche dedicare a quel quadro, alle altre cose, ma adesso c'è il momento di agire. Esatto. Quindi... Adesso probabilmente, tornando alle parole iniziali, chi sono e cosa devo fare, io sicuramente so che cosa devo fare, perlomeno per primo. Ecco, grazie Alberto. Grazie a voi. Bene, a questo punto lasciamo la parola a Maurizio Sarlo, il nostro capitano, fondatore, presidente COEM. Grazie Sofia, grazie a tutte quelle persone che hanno scritto. Che bello che stare in questa, diciamo, situazione ad ascoltare quello che state dicendo. Bello, davvero bello. Grazie a Sofia, grazie a tutti voi, perché è un'occasione nel riprendere quelle manifestazioni che abbiamo fatte per tanto tempo durante il 2015, 2016, eccetera, fino al 2020. E questi momenti di Zoom sono estremamente
davvero belli, perché animano proprio la parte del cuore, la parte in cui il valore più grande, come diceva Eliseo, è dato dall'idea di trascendenza e non di materialità. E questa sera, arrivati alle 22:30 quasi, non è bello, non è giusto che io stia qui a fare delle riflessioni un po' più lunghe rispetto a questo tema meraviglioso della famiglia. Le avete centrate un pochino tutti voi, ed era anche logico che si, diciamo, uscisse dall'orario dell'oretta che ci siamo dati, proprio perché il tema è meraviglioso, complesso, articolato, e poi giustamente è l'ultima puntata di questo mese del tema, e quindi andava affrontato sentendo più persone. Dobbiamo ringraziare Jean Paul, che è davvero uno studioso di grandissima levatura, e come tanti altri studiosi in altri campi dobbiamo rilevare che questo progetto, dopo tanti anni di studi, non si ferma a tutto ciò che il sistema, virgolette sistema, ci propone, perché il sistema è guidato, ed è guidato grazie alla nostra, anzi a causa della nostra ignoranza o dell'ignoranza dei più. Perché? Perché è facile manovrare un sistema. È facile perché nel momento in cui si hanno le caratteristiche per manovrarlo, ovvero la potenza economica, finanziaria, politica, per poterlo manovrare, basta poco perché milioni di persone arrivino al culmine del ciclico bla bla bla. Vi ricordate la Torre di Babele? Ecco, siamo ormai da circa 20 anni all'interno di questa scalata della Torre di Babele. Tutti pensano di poter dire la loro, e alla fine nessuno riesce a capirsi. Perché? Perché il sistema, ancora più dei secoli passati, sa guidare il nostro egoismo o l'egoismo dei più. E quindi l'egoismo non porta alla conoscenza, l'egoismo porta ad un qualche cosa di estremamente contrario alla conoscenza della libertà, del valore, dell'amore. Quindi il tema che si approccia per il mese successivo, ed è proprio il tema dell'economia, forse non è un caso che arriva proprio a gennaio, cioè ricominciamo, no? Il primo mese dell'anno, e si ricomincia proprio con l'economia. Sembra fatto a caso, sembra venuto a caso, e non è un caso, perché è proprio dall'economia che si salva il valore vero della famiglia. Ricordiamoci, da quello che si scrive e che scrivono i saggi, nel paradiso terrestre non c'era bisogno di lavorare per vivere una vita felice. E io ritengo che si debba ritornare a far sì che il lavoro diventi una gioia. E ci sono tutti gli strumenti per farlo, bisogna solo far smettere il bla bla bla. Bisogna fare in modo che la gente ascolti di più il saggio vero, non il leader, perché si è travisata la parola. Il saggio. E il saggio è colui il quale ha incarnato tutti i valori che trascendono la materia. Il saggio è bello ascoltarlo proprio perché il suo modo di essere, di parlare, di annotare tutte le esperienze che ha vissuto nella propria vita e che gli sono state in qualche modo, diciamo, donate, attraggono. E quindi bisogna tornare lì, e da lì, attraverso una creatività che ci riporti a quel famoso equilibrio, e allora si può costruire davvero il paradiso in terra con l'esempio. Più di qualcuno lo ha citato. Ecco, l'esempio però deve essere un esempio positivo. Non basta dire l'esempio, bisogna dare il contenuto a questo esempio. E l'esempio che noi crediamo positivo lo abbiamo espresso tramite il programma Mondo Migliore. Per cui
sono convinto che sempre di più, grazie all'esempio che potremo dare attraverso degli strumenti come l'opera lirica, come il calcio, come la politica fatta in un certo modo, che stiamo attraversando da umili e piccolissimi soggetti, potranno dare a molti l'opportunità di seguire ed ascoltare, invece che delle Cassandre, invece che dei leader poco corretti, qualcuno che si è spinto a fare qualche cosa di più rispetto alla massa che lo spinge fino a quel momento, riuscirà a cambiare le situazioni, a cambiare il paradigma. Quindi grazie, dico che vi aspetterò giovedì sera, perché conto di avere con noi come serata delle eccellenze di nuovo questo genio che al secolo si chiama Lino Zimbone, perché racconteremo a tutti che cosa abbiamo fatto in questi giorni a Dubai, ad Abu Dhabi. Ritengo che tutto quello che è stato fatto ci permetterà di entrare nell'Olimpo dei grandi della terra, e quindi grazie a questo esempio, grazie a questi sacrifici che siamo riusciti a fare grazie a tutti voi, io sono convinto che l'esempio potrà diventare interessante per cambiare totalmente il paradigma sul quale purtroppo gli esseri umani vivono fino ad oggi. E viva chiunque di voi sta dando questo grande esempio. Grazie. Grazie Maurizio. Allora, interrompiamo con la registrazione. Perché? Perché è bello, lasciala stare la registrazione per sentire tutti che salutano, è un'allegria. Grazie a tutti. C'è ancora la live. Buona serata, grazie. Buonasera a tutti. Buonasera Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonanotte a tutti. Buonasera a tutti. Ciao a tutti.